Oggi vi faccio vedere come preparare sushi meshi, un riso cotto marinato con aceto di riso, zucchero e sale, un base per realizzare diversi tipi di sushi. Gli ingredienti sono riso originario. Io per fare sushi uso questa marca che si chiama Okome-san, un riso giapponese coltivato in Italia, e poi alghe kombu, zucchero di canna, va bene zucchero bianco, aceto di riso bianco e sale. Vado a preparare per 4 porzioni. Ho tarato la bilancia, metto 400 g di riso originario. Laviamo il riso con acqua fredda. Primo e secondo lavaggio è una cosa veloce, buttiamo subito acqua. In un altro mio video che si chiama riso bianco, se siete curiosi andate a vedere, e sto spiegando il ideogramma di riso, che significa e come si lava. In questo video vi faccio vedere un altro modo di lavare. Basta mettere pochissima acqua, mescolando si lavano, strisciando tra di chicchi di riso, e poi eliminiamo acqua. Quarto lavaggio, sempre stessa cosa, mettiamo pochissima acqua, mescoliamo, poi aggiungendo acqua e eliminiamo questa acqua. Il scopo di lavare il riso è soltanto togliere impurità e odore di crusca, e non dobbiamo togliere amido, che fa particolarità del riso per ricette giapponesi. Nel frattempo abbiamo scolato il riso d'acqua e sgoccioliamo. Sulla bilancia digitale metto ciotola e ho tarato, metto il riso appena lavato, sgocciolato. Lavando il riso con acqua naturalmente non pesa più 400 g, ma non dobbiamo guardare questa cosa qua, dobbiamo ricordare che 400 g di riso abbiamo usato per capire quanto acqua andiamo a mettere. Ho tarato, metto 440 g di acqua. Vi faccio ricordare una cosa importante: il rapporto fra riso e acqua cambiano, dipende se è semplicemente riso bianco oppure riso bianco per fare sushi, oppure se il riso di scorsa coltivazione, se il riso appena coltivato di questo anno, riso più secco, riso che contiene più acqua, e quindi non è facile da poter dirvi, ma questa volta faccio questo rapporto: riso 1 e acqua 1,1. Ma andando avanti questo video scoprirete che ho dovuto rimediare aggiungendo un po' di acqua, quindi dopo vi faccio vedere come riusciamo a rimediare. L'importante è affrontare con sangue freddo, facciamo andare tutto, va bene. Abbiamo 3 g di alghe kombu. Con lo Scottex inumidito puliamo superficie di alghe kombu. Mettiamo nella ciotola dove ci sono riso e acqua, lasciamo in ammollo per 2 ore. Chi non ha proprio tempo, però lasciate almeno mezz'ora. Prepariamo il condimento. Ho messo ciotolina sulla bilancia digitale, ho tarato, metto 70 ml di aceto di riso, tariamo la bilancia, mettiamo 40 g di zucchero di canna, va bene anche zucchero bianco, tariamo la bilancia, mettiamo 10 g di sale,
Mescoliamo per sciogliere bene zucchero e sale. Se necessario potete scaldare un attimo con un microonde o scaldare con la pentolina. Ho spostato riso, acqua e alghe kombu a questa pentola Staub che andrò a cucinare riso. Importante che usate pentola non gigante rispetto a quantità di riso e acqua, almeno arrivi fino a metà della pentola. Se occupano 70-80% di dimensione di pentola, ancora meglio, viene buon riso bianco. Metto il coperchio, accendo fuoco medio-altino. Quando arriva a ebollizione, abbassiamo a fuoco al minimo. Continuiamo a cucinare altri circa 9-10 minuti, ma dipende da pentola, dipende da quantità di riso, quindi state molto attenti a controllare. Sono passati circa 10 minuti, comincio a sentire profumo di riso cotto, quindi controllo, assaggio. Erano ancora crudi, mancava acqua, quindi aggiungo altro 40 ml di acqua. Sono passati altri 1 minuto o 2 minuti, riassaggio. Adesso va bene, non sono più crudi ma bella al dente. E invece di riso bianco normale, che deve essere un po' più morbido, per sushi bisogna essere cotto giustissimo, quasi al dente, perché adesso andiamo ad aggiungere condimento. Mescolo sottosopra, richiudo il coperchio, lasciamo riposare circa 15 minuti. Il riso cotto ho spostato a questa ciotola di legno giapponese e poi metto condimento, mescoliamo riso, uniformemente facciamo andare tutto questo condimento ai tutti i chicchi di riso e ogni tanto raffreddiamo dando vento con ventaglio. Questo è anche per fare lucidare chicchi di riso, non solo per raffreddare. Mescolare è importante, ogni tanto girate riso e poi tagliate riso con questa spatola, si chiama shamoji. Continuiamo questo movimento e raffreddare ogni tanto con ventaglio. Facciamo raffreddare fino a temperatura corporea. Il nostro sushi meshi è pronto. Questa spatola di bambù che si chiama shamoji ho lavato e asciugato così bello pulito prima di cominciare a fare sushi. Per non fare asciugare sushi meshi copriamo o con la pellicola oppure se abbiamo strofinaccio possibilmente stile giapponese inumidito, copriamo con questo tessuto che fa ancora più bello. Noi chiamiamo sushi meshi, ma cuochi di sushi professionisti chiamano shari. Loro pensano che l'importanza di shari è 60% e poi 40% fa dei pesci, guarnizioni per realizzare buoni sushi. Da questa cosa capiamo quanto è importante realizzare sushi meshi più buono possibile. Scelta di riso importante, quantità di acqua importante, modo di cucinare, modo di riposare il riso, condimento, come si mescola il riso, come raffreddare il riso. Se abbiamo sushi meshi fatta bene, siamo buona strada per realizzare meravigliosi sushi. Questo video termina qui. Se vi è piaciuta questa video mettete un like, iscrivete il mio canale, se schiacciate icona della campanella riceverete il avviso della prossima ricetta. Condividete questo video con qualcuno che possa essere interessato.
ai prossimi giorni farò uscire il video di Chirashi Sushi e quindi ci vediamo presto. Grazie mille, ciao a tutti!